Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali. Continuiamo il corso gratuito di Affinity Designer. In questo video conosceremo un nuovo strumento, lo strumento trasparenza. Nel tutorial precedente vi ho già parlato dello strumento sfumatura. Il video è all'interno della stessa playlist che fra l'altro contiene il corso completo. Lo strumento trasparenza lo troviamo proprio sotto nella barra degli strumenti e si usa praticamente allo stesso modo. Iniziamo subito. Attivo lo strumento posiziona che ancora non abbiamo visto. Serve ad importare file all'interno di Affinity. Attivandolo si apre Esplora risorse e mi permette di caricare un'immagine dall'hard disk e posizionarla sulla mia tavola di disegno. Adesso attivo lo strumento trasparenza e trascino sull'immagine. Si attivano le maniglie, esattamente come quelle che abbiamo visto nel tutorial dedicato allo strumento sfumatura. Anche la trasparenza, come vedete, viene applicata al livello selezionato. Dalla barra contestuale menu tipo vediamo che è una trasparenza lineare, ma attraverso questi pulsanti è possibile cambiarla ad esempio in ellittica e quindi regolarla sempre attraverso le maniglie oppure trasformarla in trasparenza radiale o conica. Imposto nuovamente trasparenza ellittica e adesso vediamo le altre impostazioni. Cliccando sulla casella accanto si apre il pannello che abbiamo già visto. Anche in questo caso troviamo i due pallini, uno a sinistra bianco mentre quello a destra stavolta è trasparente. Vedete sotto ci sono i quadratini bianchi e grigi che rappresentano appunto la trasparenza e in alto, se guardiamo il selettore colore, praticamente è barrato, c'è la linea rossa, indica che non c'è alcun colore di riempimento. Sotto abbiamo ancora il cursore per impostare l'opacità, mentre sopra, sempre nella barra contestuale, troviamo i tre pulsanti, uno per ruotare la trasparenza, l'altro per invertirla e quello più a destra per bloccare le proporzioni della trasparenza. La trasparenza può essere regolata dal pannello che abbiamo appena visto, ma anche dalle maniglie che si attivano sull'oggetto, in questo caso sull'immagine, ruotandole, trascinandole, spostandole e variando il punto intermedio. In questo caso la trasparenza l'ho applicata all'immagine su sfondo bianco perché la mia tavola di disegno ha un colore di riempimento bianco. Ma se io adesso apro ad esempio il menu file, impostazione documento, attivo la scheda colore e inserisco la spunta nella casella sfondo trasparente per togliere il colore di riempimento alla tavola di disegno. Adesso riusciamo a vedere la trasparenza che ho applicato all'immagine. Attivo lo strumento rettangolo, ne traccio uno e adesso inserisco uno sfondo colorato, quindi trascino il livello appena creato sotto il livello della foto e vedete che la trasparenza si armonizza perfettamente. Lo strumento trasparenza può essere usato anche sulle forme. Potrei ad esempio applicarla anche al rettangolo, ma l'effetto che voglio ottenere è diverso, per cui traccio una ciambella, cambio il colore così la distinguiamo, la centro e attivo di nuovo lo strumento trasparenza. Ne traccio una sulla ciambella, dal pulsante in alto la inverto e poi attraverso le maniglie la regolo, la sposto un po' più in basso, va bene così. La trasparenza può anche essere applicata al testo. Attivo quindi lo strumento testo e vediamo come fare. Scrivo ad esempio parrot, cambio colore, attivo ancora lo strumento trasparenza e trascino sul testo. Come vedete il testo diventa trasparente. Una volta applicata anche sul testo posso usare i pulsanti per invertire
e ruotare la trasparenza e regolarla in base alle esigenze. E sempre dalla barra contestuale impostare il tipo di trasparenza che occorre. La trasparenza, così come abbiamo visto per la sfumatura, può anche essere applicata in maniera diversa alle singole lettere. Selezionando ad esempio la lettera P, posso applicare una trasparenza lineare e regolarla. Poi mi sposto sulla lettera A e applico ad esempio una trasparenza conica che mi dà un effetto completamente diverso. E anche sulle altre lettere posso applicare delle trasparenze diverse che possono essere gestite singolarmente in maniera indipendente. Bene, abbiamo imparato ad usare un altro strumento di Affinity Designer. Nelle prossime settimane completeremo gli strumenti presenti in Persona Designer, inizieremo a conoscere anche le altre due persone di Affinity, Persona Pixel e Persona Esporta, e inizieremo a vedere le funzioni più avanzate. Se non volete perdere i prossimi video del corso, attivate la campanella. Se avete domande, dubbi o richieste, lasciate pure un commento. Ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento. Ciao!